Sicuramente il ferro è il minerale essenziale, l'oligoelemento essenziale che noi dobbiamo cioè apportare dall'esterno in questo essenziale, più importante del nostro organismo e sicuramente il più importante fra gli oligoelementi, fra i minerali, fra i sali minerali, il più importante per il nostro metabolismo. E sappiamo che è molto facile considerare la possibile carenza praticamente di ferro, che viene a rappresentare sicuramente il più comune deficit nutrizionale a livello globale. Ora ovviamente tralasciando i paesi dove gli stati nutrizionali sono carenti, considerando quindi il nostro livello culturale, noi sappiamo che è facile incappare in pazienti, specialmente del sesso femminile, con carenza praticamente di ferro. Si tratta quindi di una situazione che noi dobbiamo tenere come medici sempre in considerazione, ma anche come pazienti, perché la carenza marziale, cioè la carenza del ferro, perché il nome marziale deriva da Marte, che era considerato praticamente nella vecchia alchimia come il pianeta di ferro, da cui il pianeta rosso, da cui arrivavano praticamente questi meteoriti di ferro, dove incominciavano praticamente già nell'immediato dopo Cristo, nei primi anni dopo Cristo, iniziarono praticamente le prime terapie di apporto di ferro. Ora dobbiamo risalire nel tempo e andare intorno al 1831, quando furono realizzate le prime preparazioni a base di solfato di ferro che ancora oggi si usa, che dà il famoso blood, il quale fa costruire le cosiddette pillole di blood. Oggi praticamente quindi abbiamo capito la grande importanza del ferro nel nostro metabolismo, il ferro che è presente all'interno del nostro organismo in una quantità pari circa 3-4 grammi, suddivisi in una quota cosiddetta funzionale, il ferro emico, rispetto praticamente al ferro non emico, che è la quota praticamente di deposito. Ricordiamo poi l'altra divisione in ferro M e ferro non M. Il ferro M è quello di origine animale, che arriva, cioè ricco dei globuli rossi, delle carni rosse, bianche, eccetera, mentre praticamente il ferro non M arriva dal mondo vegetale. Il ferro emico funzionale all'interno del nostro organismo, di questa grossa quantità che abbiamo nel nostro organismo, che sono circa, sembrerebbe grossissima, ma sono solo 3-4 grammi, ma svolgono un ruolo importantissimo nel nostro metabolismo. Il ferro emico è diviso in circa il 75% appunto di questo ferro emico e quello funzionale, in un'altra parte invece è considerato il ferro non emico, che viene considerato ferro di riserva. Il ferro emico è costituito in gran parte dalla emoglobina, nel cosiddetto gruppo M dell'emoglobina, in cui il ferro è l'elemento centrale, e questo contiene circa 1,1 milligrammi di ferro ogni millilitro di globuli rossi di emazia, e va a costituire circa il 65% di tutto il ferro presente nell'organismo. Quasi il 10% invece è costituito dalla mioglobina, che la ricordiamo che è sempre come l'emoglobina, ma non ha 4 gruppi prostetici, ne ha uno, praticamente contiene il ferro e serve a dare la disponibilità di ossigeno praticamente al muscolo tonico, posturale, alla fibra rossa. E quindi già capiamo come il ferro funzionale sia in rapporto alla differente pressione parziale di ossigeno. Quindi ferro e ossigeno sono strettamente correlati. Inoltre c'è uno 0,5% di ferro che è presente come gruppo M
Nei citocromi, quindi oltre all'emoglobina e alla mioglobina, è presente nei citocromi, che sappiamo essere importanti a livello mitocondriale e a livello epatico per la disintossicazione, come 450, citocromo 450, nelle catalasi, che praticamente servono le catalasi a decomporre l'acqua ossigenata derivante dall'ossidazione, in particolar modo delle amine biogene come la dopamina. Ricordiamo che la carenza di catalasi è un fattore che facilmente fa permanere ossigeno, specialmente in corrispondenza dei bulbi piliferi, facendo incanutirci, facendo diventare bianchi i nostri capelli. E inoltre è presente come ferro M nelle perossidasi, che sappiamo sono praticamente quegli enzimi che tendono a ossidare i vari substrati utilizzando quell'acqua ossigenata che viene poi decomposta invece dalla catalasi. Perossidasi e praticamente catalasi in teoria lavorano un pochino insieme. Mentre il ferro M emico lo abbiamo appena accennato, l'abbiamo visto localizzato nel gruppo M dell'emoglobina, della mioglobina e di enzimi come i citocromi, le catalasi e le perossidasi, il ferro non emico invece è rappresentato praticamente dai depositi, e in particolar modo esso si trova sotto forma di ferritina e di emosiderina. La ferritina, sappiamo, costituisce il 60% circa del ferro di deposito, quindi non emico, e si trova soprattutto in organi come la milza, il fegato e il midollo osseo, nonché la mucosa intestinale, importantissima poi come vedremo, mentre il 40%, il restante 40% di tutto il ferro di deposito non emico è rappresentato dalla emosiderina, che è localizzata anch'essa nella milza, nel fegato e nel midollo, in piccolissima quantità praticamente invece nel muscolo. Il ferro non emico inoltre si trova anche in una certa percentuale nella forma di flavoproteine, nell'ixantina ossidasi e nell'alfa-glicerol fosfato ossidasi, e in minima quantità, e questo è importante ricordarlo, lo 0,1% è legato a quella che è la proteina di trasporto del ferro, che è la trasferrina, che svolge un ruolo importantissimo. Questa trasferrina, che ha una grande affinità per il ferro, che è presente in quantità variabili praticamente di 7-15 grammi, e può fissare trasportare fino a 1,25 grammi di ferro. Cosa fa la trasferrina? La trasferrina, che capta praticamente il ferro dalla ferritina, lo cede praticamente all'emoglobina a livello del midollo osseo, trasformando così il ferro di deposito, di riserva, il ferro della ferritina. La trasferrina, trasportandola all'emoglobina del midollo, trasforma nel gruppo M, quindi in un ferro emico, in un ferro funzionale. Ecco come viene spostato il ferro, e nel midollo avviene la maturazione dei globuli rossi. In questo modo il ferro non emico passa a ferro emico. Nel sesso femminile, dobbiamo ricordarlo, il ferro di deposito è meno della metà di quello del sesso maschile, che abbiamo già la diversa capacità e forza degli uomini rispetto alle donne, proprio grazie alla grande e maggiore disponibilità praticamente di ferro rispetto agli uomini. E il ferro, che quindi lo ricordiamo ancora, è il metallo più pesante, è il metallo più importante, il minerale essenziale più importante del nostro organismo, svolge una funzione importante che è il trasporto praticamente dell'ossigeno. Serve inoltre a veicolare gli elettroni della catena respiratoria mitocondriale e catalizza tutte le reazioni biochimiche essenziali per la crescita e per la proliferazione delle cellule, per cui in un bambino in crescita, in un soggetto adulto che vuole mantenere una buona ossigenazione dei tessuti, che come disse già Veraug nel 1930 e prese il premio Nobel, il tumore inizia in tessuti dove si creano condizioni di anaerobiosi e non condizioni di aerobiosi. Quindi ricordiamo il ferro, che è legato praticamente
alle proteine ed è importante, e questo impedisce al ferro che da ferro bivalente a ferro trivalente 2+ a 3+, praticamente evita processi ossidativi a livello praticamente dei tessuti, perché è legato alle proteine, è legato all'emoglobina e alla mioglobina che servono al trasporto dell'ossigeno molecolare dall'area alveolare, polmonare, a tutti i tessuti che devono essere nutriti, a tutte le cellule di cui noi parliamo continuamente, l'importanza di questa disponibilità di ossigeno. È presente e legato nei citocromi, che sono praticamente delle proteine presenti nei mitocondri responsabili del trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria. È presente nel citocromo ossidasi, che è un enzima sempre della catena respiratoria, ma che trasporta gli elettroni all'ossigeno molecolare, quindi portando ossigeno, elettroni all'ossigeno, e quindi attivando l'ossigeno per andare, diventa l'accettore della respirazione e quindi permette la produzione di energia. Poi abbiamo il citocromo P450 che svolge un'importante funzione di detossificazione a livello epatico e soprattutto quindi dell'organismo. Il citocromo B5 che va a supportare la carenza, un'eventuale carenza del citocromo P450. Poi abbiamo le catalasi, che abbiamo già detto, che decompongono l'acqua ossigenata, praticamente derivante principalmente dall'ossidazione delle amine biogene come la dopamina, e dalle perossidasi, che utilizzano sempre delle proteine che utilizzano invece l'acqua ossigenata per reazioni praticamente ossidative sui vari substrati. E poi anche nelle metalloflavoproteine come l'ixantina ossidase e l'alfa-glicerol fosfato ossidasi presente a livello mitocondriale. Quindi capiamo la grande importanza praticamente di questo minerale per la sua attività coenzimatica fondamentale a catalizzare tantissime reazioni. E abbiamo praticamente che in condizioni fisiologiche la quantità di ferro presente nell'organismo è tenuta sempre sotto stretto controllo per impedire l'impoverimento dei depositi di riserva intracellulare ed evitare così che si possa aprire la via all'anemia sideropenica, cioè alla mancanza di ferro, e soprattutto che si eviti l'accumulo di eccesso di ferro con funzioni tossiche in tessuti come fegato, pancreas, cuore, ma anche la milza. E dobbiamo dire che in termini metabolici come avviene fondamentalmente questo controllo? Questo controllo avviene fondamentalmente che la maggior parte di tutto il ferro del nostro organismo si trova nell'eritrone, che è quel complesso funzionale formato dal midollo eritroide che produce, cioè i globuli rossi, e dagli eritroidociti circolanti nel sangue e dal comparto extravascolare. E l'eritrone, questo complesso funzionale, è il più importante sito metabolico funzionale appunto dell'attività praticamente del ferro. Il trasporto dei ferri, il trasporto del ferro dai depositi dove è legato alla feritina verso l'eritrone, e da questo siti di deposito avviene attraverso quella proteina ad alta affinità per il ferro, come dicevamo, che è la trasferrina plasmatica, che costituisce la proteina specializzata nel trasporto del ferro. In condizioni fisiologiche questi eritrociti che vengono neoformati a livello del midollo osseo vanno a rimpiazzare quelli distrutti, e quelli distrutti che viene praticamente vengono distrutti, il ferro viene reivicolato praticamente verso i depositi, mentre l'emoglobina viene eliminata come bilirubina, quindi il ferro non viene assolutamente perso. Qui si capisce già l'importanza del ferro e il tentativo del nostro organismo di conservare il ferro essenziali che lui ha, mentre le proteine le riproduce, il nostro organismo le elimina,
come bilirubina va a essere il costituente della bile che dà il colore verde, che poi diventa stercobilina nelle feci, ossidandosi ulteriormente e poi ricaptato nella circolazione enteropatica diventerà urobilinogeno e urobilina, dando così colorazione anche all'urine, e quindi noi eliminiamo le globine. Il ferro invece viene tutto ricaptato, e quindi diciamo che addirittura l'organismo è organizzato in modo tale che da solo non è in grado di liberare il ferro come tale. Quindi noi non abbiamo una perdita di ferro, non avremo mai perdita di ferro. Come avviene l'eventuale eliminazione del ferro e come avviene l'assorbimento e il ripristino dei depositi di ferro? Bene, questo avviene attraverso il cosiddetto blocco mucoso, che è praticamente un processo molto importante in cui le cellule della mucosa intestinale, capite bene, dispongono di una proteina chiamata l'apoferritina, che legandosi ad un complesso idrossidofosfato forma la ferritina. Bene, a quel punto diventa l'elemento di deposito. Solo quando la pressione parziale dell'ossigeno si abbassa, diminuisce, allora la ferritina rilascia, quindi il ferro abbandona la ferritina presente nelle cellule intestinali per essere veicolato dalla trasferrina e arrivare ai depositi praticamente del midollo osseo, dove c'è l'eritrone, dove c'è il midollo eritroide, ma prima di arrivare lì viene veicolato attraverso il circolo enteroepatico praticamente al fegato, all'epatocita, per poi raggiungere le varie sedi di utilizzo, quelle midollari. Al contrario, quando la pressione parziale di ossigeno aumenta nel sangue o un lieve eccesso di ferro fanno aumentare l'accumulo di ferro nella mucosa, questo verrà eliminato come? Non come ferro, ma come sfaldamento delle cellule intestinali. Quindi capiamo bene quanto è importante una buona condizione di salute della nostra mucosa intestinale, per cui questa è un'altra ragione per cui noi dobbiamo tenere a posto l'intestino. E l'altra ragione è che la candida si nutre non solo di glucosio ma anche di ferro, come tanti batteri praticamente sono in grado di utilizzare il ferro come substrato, ossidandolo da ferro 2+ a ferro a ione ferrico, che diventa inattivo e per noi sotto certi punti di vista inassorbibile. Quindi noi dobbiamo praticamente capire bene l'importanza praticamente di questa funzione, che il ferro noi non lo eliminiamo come tale, che l'organismo non è programmato ad eliminare il ferro, mantiene le sue riserve, e l'apporto e l'equilibrio è dato dalla mucosa intestinale, che molte volte noi l'abbiamo pensato solo come un tubo praticamente per l'eliminazione del materiale fecale, invece svolge delle funzioni di un'importanza vitale fondamentale. Se noi vogliamo cambiare il contenuto di ferro, di emoglobina dei nostri globuli rossi, se noi vogliamo o andiamo ad alta quota abbassando la pressione parziale di ossigeno, e questo fa rilasciare dai depositi ferritina ferro, aumentando i gruppi M, aumentando l'M funzionale, aumentando i globuli rossi e l'emoglobina, quindi abbiamo un ematocrito che sale. Oppure ci alleniamo creando condizioni di ipossia, facendo degli allenamenti ad alta intensità che tendono a fare questo, oppure aumentiamo il quoziente respiratorio, abbassiamo il quoziente respiratorio a 0,7, perché praticamente aumentiamo praticamente il consumo di ossigeno con la riduzione dell'eliminazione di anidride carbonica in parte acqua, quindi noi consumiamo più ossigeno per bruciare i grassi, e questo porta il nostro organismo a rilasciare più ferro, e quindi tutto il corpo se ne giova praticamente da queste condizioni praticamente in cui c'è una maggiore produzione praticamente di gruppo di M funzionale, di ferro funzionale. E quindi, tornando all'intestino, il blocco mucoso praticamente è importante per regolare praticamente l'equilibrio interno praticamente del nostro ferro, però non è in grado di contrastare gli eccessi praticamente di ferro di accumulo sotto forma di ferritina a livello di fegato, di cuore o dei tessuti che appunto dicevamo, fegato, cuore, pancreas, e non è in grado nemmeno praticamente di compensare eventuali gravi deficit nutrizionali e di apporto di ferro dall'organismo.
Quindi possiamo dire che il flusso a livello ematico, il flusso giornaliero di ferro è intorno praticamente agli 0,46 mg per chilogrammo corporeo, di peso corporeo, di cui circa l'80% viene utilizzato dal midollo osseo, che viene inglobato in nuovi eritrociti, mentre un eritrocita ha una vita media di 120 giorni per essere poi catabolizzato dal sistema reticolo endoteliale. Il ferro, che appunto era contenuto nell'eritrocita, viene recuperato e riportato in flusso, mentre l'emoglobina è trasformato in ferritina nel sistema reticolo endoteliale, mentre la emoglobina viene eliminata sotto forma di bilirubina. Ripetiamo questo concetto per far capire quanto il ferro sia più importante della stessa emoglobina, e quindi il contenuto di ferro nell'anemia sideropemica è un segnale di grave malnutrizione, di grave e cattivo funzionamento del nostro blocco mucoso intestinale, della nostra mucosa intestinale, o di qualcosa che non funziona a livello praticamente metabolico periferico. Abbiamo un metabolismo più anaerobico citoplasmatico glicolitico e meno aerobico ossidativo mitocondriale, quello che noi cerchiamo in una dieta. Ricordiamo che ancora oggi il solfato ferroso è praticamente la forma più utilizzata durante la gravidanza. Oltre praticamente alle integrazioni di ferro, possiamo fornire praticamente l'importanza dell'acido folico, che è importante essenziale per la sintesi del DNA, delle proteine e dell'emoglobina, è fondamentale per evitare i difetti del tubo neurale. Mi pare con questo di aver ormai praticamente chiarito quanto sia importante praticamente l'apporto di ferro, come esso sia legato al nostro metabolismo cellulare, alla esposizione alla pressione atmosferica esterna, e quindi praticamente noi dobbiamo tener conto di questi aspetti. E il ferro si può dire che può essere considerato un parametro indiretto di valutazione del nostro stato di salute generale, perché il ferro e la gestione del ferro indica che il nostro corpo, e in particolar modo il nostro intestino, nonché le nostre cellule, stiano funzionando bene e che noi abbiamo una buona ossigenazione dei tessuti. Quindi fumare, bere sostanze alcoliche, disturbare la mucosa intestinale perché c'è la candida, oppure avere un metabolismo cellulare legato ai carboidrati, quindi di tipo accumulativo, oppure glicolitico anaerobico citoplasmatico, sono tutte praticamente meccanismi che possono disturbare il normale equilibrio interno del ferro emico, che per noi diventa fondamentale, ma anche del ferro non emico, con accumulo di ferro all'interno di organi come fegato, pancreas e cuore. Spero di avervi soddisfatto. Se ci sono domande, a disposizione.